Buongiorno a tutti ragazzi. Ciao. Pronti per visitare Istanbul? Si esce, dovevamo uscire alle 8, sono le 9. Vabbè, è un orario accettabile. Buongiorno alla Rita e buongiorno a Dato. Cosa c'è? Abbiamo deciso che visiteremo per primo la Basilica di Santa Sofia. 30 minuti in macchina, un'ora e oltre a piedi. Adesso vediamo come raggiungerla, probabilmente in taxi, perché costano talmente poco che non conviene neanche Non vale la pena aspettare il bus. Sì, o altri mezzi. Vediamo. Qua sotto stanno riportando alla luce qualcosa che appartiene al passato. Stanno facendo scavi e restaurando. Abbiamo deciso di prendere una barca, però siamo entrati dentro un'università. Google ci dice di passare da qui. Ma non è solo università, fanno anche vaccini, qualcosa del genere. Ci vacciniamo e prendiamo il diploma. E proseguiamo. Qui a destra, Rita. Dopo aver fatto un giro per tutto l'ospedale, o che cos'era, non lo so, ma probabile un ospedale, adesso ci siamo quasi. Abbiamo il porto qua davanti, forse riusciamo a prendere una barca che attraversa il Bosforo e ci porta sulla terraferma dall'altra parte, dove c'è la moschea blu. Volevamo iniziare la giornata attraversando il Bosforo con una barca e arrivando dall'altra parte, ma tutto sommato sarebbe andata meglio prendere un taxi. Ci saremmo risparmiati mezz'ora di camminata, i biglietti della nave, il tempo adesso della traversata, chissà che ora parte, e quindi però volevamo iniziarla così. Ma mi sa che d'ora in avanti spostamenti solo in taxi, veloci ed economici. Qua ci sarà la biglietteria, o almeno chiediamo, vediamo un po' come funziona. Semplice, si paga direttamente con la carta e abbiamo passato il tornillo. Come si chiamano? I tornelli. Abbiamo passato i tornelli, non mi veniva. E adesso dove si passa? Questa sta partendo e poi sicuramente sta già arrivando la prossima, che forse è lì dietro, bianca, vedete? Poi abbiamo deciso di prendere la barca e ci siamo riusciti. E attraversiamo il Bosforo in barca. I biglietti per la barca per attraversare il Bosforo li abbiamo pagati 1,56 euro ciascuno, e quindi sono già 4,50 euro. Con 10 avremmo preso il taxi, saremmo già arrivati. Così. Però vabbè, vi volevamo far vedere il Bosforo, vi volevamo far vedere questo tratto di mare che si attraversa con la barca per andare da una parte all'altra di Istanbul. Tre navi da crociera ormeggiate qua nel porto di Istanbul. 1, 2 e 3. Adesso siamo a 19 minuti da Santa Sofia e sarà bellissimo passeggiare nel centro di Istanbul. Qui
Quindi ragazzi, a 19 minuti da Santa Sofia, e vi dico che cos'era. La moschea di Santa Sofia fu originariamente costruita come basilica cristiana nel 537 dall'imperatore bizantino Giustiniano. Era la cattedrale principale dell'impero bizantino e il centro spirituale della cristianità orientale. Fu convertita in moschea il 1453. E poi divenne un museo nel 1935 sotto il governo di Mustafa Kemal. Riconversione in moschea nel 2020. No, vabbè ragazzi, guardate per strada cosa abbiamo visto. Nel frattempo ci mangiamo un paio di castagne bollenti. È buone. Adesso siamo in fila e si dovrebbe pagare il biglietto circa 25 euro a persona, i bambini non lo sappiamo. E qualcuno fuori ha detto che ci sono file anche di 2 ore, speriamo di no ragazzi, perché una fila di 2 ore è davvero pesante. Abbiamo pagato 100 euro per entrare in due, io e Rita, Davide gratis per fortuna, dentro la moschea, attualmente una moschea di Santa Sofia. E adesso devo comprare anche qualcosa che mi copra le gambe e Rita che gli copre il capo. E sono 2 euro il copricapo e 3 euro forse per coprire le gambe. Vedete qua su. Ma vabbè. Ecco qua, Rita è in ordine adesso. Rita, tette fuori però la testa coperta. Cioè non è che non mi fanno entrare. Mettitelo davanti. Io sono pronto per entrare in chirurgia. Io in psichiatria. Davide in psichiatria e Rita invece è pronta per assaltare una nave, un pirata. Una piratessa. Una pirona. Forse. Ok? Ragazzi, piano piano stiamo entrando. Un po' di fila, un po' di sacrifici, un po' di soldi, ma entriamo. E questa è la basilica o la moschea di Santa Sofia. Sotto possono andare solo i musulmani, quindi noi no, però abbiamo pagato anche per un museo probabilmente, adesso lo scopriamo. Abbiamo pagato 50 euro a testa. Adesso facciamo una piccola fila per fortuna per entrare al museo. Per fortuna piccola fila. Sotto il sole c'è caldissimo. E poi dovremo poter visitare la moschea blu. Dovrebbe essere gratuita. Ma non ci dovrebbe essere neanche fila, speriamo.
Ragazzi, bellissima esperienza con audioguida automatica in italiano. Ci immergeremo in 1700 anni di storia. L'imperatore Giustiniano la fece costruire e divenne la più grande costruzione per 1000 anni. Un'esperienza magnifica, bellissima. Abbiamo vissuto 1700 anni di storia e di questa basilica di Santa Sofia. Meraviglioso, con i video e tutte le spiegazioni da 1700 anni ad oggi. Stupendo. A very good experience. Sì, veramente una bella esperienza. Stupendo. Sì. Se prima ci sembrava che fosse molto, adesso li abbiamo spesi bene. Sì, spesi bene, sì. Ci è andata molto bene, guardate la fila che c'è adesso qua dietro alle mie spalle, una fila di ore. Ah, è stato bellissimo ragazzi, bellissimo. Già vale il prezzo del biglietto questa esperienza a Istanbul. Ma adesso entriamo alla Moschea Blu che è qua di fronte ed è anche gratuito. Abbiamo anche trovato un ristorante, neanche si paga perché poi alziamo il vetro e i soldi li prendiamo direttamente da qui, a Istanbul. Abbiamo appena iniziato a visitarla e siamo già piacevolmente stupiti in positivo. E abbiamo tutta la sera, tutto domani, quanto vogliamo. Sarà bellissimo passeggiare in altri posti, mercati, altre basiliche. Ok, purè, verdurine, patate, fish e pollo. Grazie. Thank you. Salmone, purè, patate e un polletto per dado. Buona. Pagato intorno ai 60 euro, abbastanza caro per quello che abbiamo mangiato, e andiamo a visitare la Moschea Blu. Avete visto che bella la Moschea Blu? Stupenda, che costruzioni, che ingegneria,
Adesso andiamo a visitare il palazzo Topkapi, una residenza dei sultani ottomani dove potremo esplorare tesori, cortili e il famoso harem. Dista a 900 metri da qui. Ragazzi, palazzo Topkapi lo saltiamo, ci vogliono altri 55 euro a persona per entrare a visitarlo. Quindi direi che andiamo a vedere il mercato, uno dei più grandi mercati al chiuso del mondo. Sì, two e two. Two. Ok. C'è tanta di quella gente qua, bisogna camminare veramente attaccati, ragazzi. Si entra in uno dei bazar più grandi del mondo. Dall'impero romano da Costantino. Siamo arrivati alla Basilica Cisterna e su internet c'era scritto 300 lire, intorno ai 7 euro a persona. E invece sono 1500 persone, quindi sono 4500 in tre. Sono oltre 120 euro per entrare tutti e tre. E ne abbiamo già speso 110 per entrare a Santa Sofia, quindi diventa troppo, ragazzi, mi dispiace, non ve la faccio vedere. 120 euro in tre. Sì, troppo. Saremo anche entrati. Quello che mi dispiace è che fanno pagare anche un bambino lo stesso tanto, neanche un ridotto. E quindi mi sono impuntato, gli ho detto ma anche a Davide fate pagare, a 12 anni, a 13 anni. Eh sì, e quindi niente, ragazzi. Giriamo gratuitamente per Istanbul a passeggio. Anche oggi 20.000 passi li abbiamo già fatti, ci stiamo facendo un riposino al fresco in questo parco bellissimo. E poi stiamo pensando di andare a visitare un quartiere famoso, un bel quartiere con tanti negozi, bar, caffè. Dovremo prendere un taxi e 23 minuti. Adesso decidiamo. Mi dispiace non avervi portato alla Basilica Cisterna, ma ragazzi, non posso visitare una città e spendere 500 euro. 100 da una parte e 100 dall'altra, e pranzi fuori, non esiste. Sì, anche perché è una questione di principio, non di soldi in sé, perché non si può pagare un museo 100 euro. Vabbè, in tre però, vabbè, ma non stai entrando al Louvre. Che costa di meno. Stai visitando il palazzo, che cazzo. Andiamo a visitare il quartiere Galata. C'è anche una torre, qualcosa del genere, da lì si può vedere parte di Istanbul, quindi magari facciamo qualche bella immagine. Gelatina Istanbul, Cinci.
Galata Tower, dopo il gelatino. Oh, ciao, ciao caro. Con 10 euro ci facciamo 23 minuti di taxi. Thank you, my friend. E in 15 minuti neanche Galata Tower. E qua ceniamo, ragazzi. Qua ceniamo, guarda che buono, wow. Ragazzi, appena siamo arrivati nel quartiere di Galata abbiamo subito conosciuto Watitin Kaplan. Watitin Kaplan. Watitin I'm Kaplan. world champion. Now fisherman. Cucinano del pesce fantastico, dopo veniamo a mangiare. Va bene? Adesso vi faccio vedere la sua azienda. Ragazzi, è troppo bello, io salgo almeno uno, tutti e tre non ha senso, 100 euro di nuovo, ma almeno io salgo per farvi vedere la vista che c'è da su. Effettivamente non ci avevo pensato, potevo entrare anche prima da solo e farvi vedere così le varie attrazioni, anziché entrare tutti e tre, spendo ogni volta 100 euro, con 100 euro entravo io in 3 posti e ve li facevo vedere, ma ci ho pensato adesso. Per entrare e visitarla si pagano 30 euro, 1600 e più lire, sono 30 euro. Adesso entriamo e saliamo in questa torre, poi vi dico anche di cosa si tratta, che cos'è, perché era stata costruita da chi. La torre di Galata a Istanbul è stata costruita dai genovesi nel 1348 come parte della fortificazione della loro colonia a Costantinopoli, inizialmente chiamata Torre del Cristo. Beh, valeva la pena, vediamo tutta Istanbul a 360 gradi, bellissimo, bellissimo. Città fantastica, sicuramente una delle più belle che abbiamo mai visitato. E per visitarla ci vorrebbe un mese. Per conoscerla bene, per visitare tutto, per vedere tutto. Noi chiaramente forse partiremo domani, forse domani andiamo in Bulgaria, ragazzi, lasciamo la Turchia. E con Istanbul dall'alto, ragazzi, mi sa che la chiudiamo così. Mangeremo qualcosa giù più tardi, il pesce, e poi rientreremo al camper, credo. Bella la vista dall'alto di Istanbul, stupenda. Immensa, che città grande. Guardate che grande Istanbul, con il Bosforo che la attraversa, e la città costruita un po' da una parte e un po' dall'altra. Eccovi, bellissima anche questa. Bella? Molto. Bella. Ragazzi, un paio di targhe meravigliose, queste le adoro e le regalo sempre a un caro amico, e anche oggi ne ho comprato una. Un leggerissimo traffico a Istanbul, ma niente di che.
Queste sono tutte le navi che fanno le crociere sul Bosforo. Non so quanto possa durare, magari qualche ora. Navigano qua nel Bosforo, ti fanno vedere Istanbul dal mare, bellissima. E poi non so se si possa anche mangiare a bordo, penso di sì. E camminando siamo arrivati anche allo stadio del Beşiktaş. Siamo arrivati tardi ragazzi, questo cancello enorme è chiuso, si poteva entrare, passeggiare in questi giardini, questo palazzo bellissimo. Apre domani mattina alle 9, siamo arrivati in ritardo, abbiamo camminato come bestie per arrivare qui. Comunque è uno dei palazzi più belli e sfarzosi della città, si trova sulla sponda europea affacciato sul Bosforo. È stata la residenza imperiale dei sultani ottomani nella seconda metà del XIX secolo, quando il potere si spostò dal più antico palazzo Topkapi a questa nuova struttura più moderna. Ragazzi, sono le 7:30 se non sbaglio, vediamo, sì, 7:30 spaccati della sera e stiamo riprendendo la nave per tornare dalla nostra parte dove abbiamo il camper, però la stiamo riprendendo da un'altra parte, non dove siamo sbarcati stamattina. Abbiamo girato mezza Istanbul, quindi siamo altrove totalmente. 2 passi li abbiamo fatti. Quanti Dado? 24.788. Vediamo il mio cosa dici. 26.560. Tu hai dormito di più. Io ho dormito sera. Arrivati giusti in tempo, è proprio perfetti. 3 minuti ci hanno aperto il cancello e ci imbarchiamo e torniamo più o meno dove c'è il camper. Se no avremmo dovuto fare un'altra ora a piedi, poi prendere un taxi o prendere una nave da un'altra parte. È andata proprio bene. Sono tutte aperte, Rita. Sì, anche se Certo. Oh. We're in this together now. Yeah, we're in this together now. E adesso che in un certo senso stiamo già lasciando Istanbul, sono già triste. Quando finisce qualcosa di bello, quando visiti qualcosa di bello e vai via o sai che devi andare via, dispiace, a me dispiace sempre. Rita dice sì, ma ne inizia un altro, inizia qualcos'altro, vedremo qualcos'altro, però per me è sempre qualcosa che finisce, non so se tornerò mai più qua e quindi la vita sta andando avanti velocemente e un po' mi rattrista sempre. Città bellissima, stupenda Istanbul, è stato davvero bello poterla visitare. Spero che sia piaciuta anche a voi quello che siamo riusciti a farvi vedere. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo camminato tutto il giorno ragazzi, da stamattina alle 9, sono le 8 meno un quarto di sera. Tornando indietro avrei adottato quella tattica che vi ho detto, cioè sarei entrato io a filmare per voi, per me, per voi, e poi anche Rita l'avrebbe visto in televisione, nei video nostri. E invece facevamo sempre il conto per 3 ed era sempre 110 euro e quindi qualcosa l'abbiamo saltato. Peccato, potevo entrare io ed erano 30, 35, sarebbero stati. I'll be your light, I'll keep you from darkness. Even when the sun don't shine, even when the sun don't shine, give me your strength, show me your weakness. E con altri 4,50 € in 3 siamo ritornati vicino al campo, quindi è stato perfetto, una giornata perfetta. E tra l'altro anche i 100 € che abbiamo speso, i 110 per visitare Santa Sofia e il museo, sono stati spesi benissimo perché il museo è stato bellissimo.
Purtroppo mi hanno vietato anche di filmare perché erano immagini, vabbè, qualcosa l'ho filmata di nascosto, erano immagini con una spiegazione di tutto ed è stato meraviglioso. Purtroppo ho potuto filmare 2 secondi per farvi solo capire come era strutturato. Adesso lo mangiamo, un bel kebab, quello che ho inquadrato, e poi rientriamo in camper. Non lo so, passeggiata non credo ne faremo più, la faremo per tornare in camper, siamo stanchi. Beh, dopo tutta la camminata che abbiamo fatto, un po' di appetito ce l'abbiamo, Non ho proprio fame. Questa è la nostra cena, bel piattone di kebab con verdure, patatine e un peperone pane. Questo secondo me è aperto Buon perché ci devi appetito, mettere è dentro. vero, ma io non lo metto. Buon appetito. Buona. Kebab è da bere, tè turco, che è buonissimo. E adesso si rientra 3 minuti 800 metri. Abbiamo pagato 820, abbiamo pagato 15 euro, 5 euro a testa quei piatti, più 2 tè e la bottiglietta d'acqua. Casa dolce casa, casa dolce casa, ragazzi. C'è freschino adesso. C'è proprio freddo. Accendi il boiler subito e ci facciamo le docce e stiamo da Dio. 9:05 e siamo in camper. Abbiamo anche già cenato, quindi non dobbiamo fare nulla. Riordiniamo, ci facciamo una doccia e basta. Ci guardiamo un po' di TV. Tranquilli e beati. Grazie della bellissima passeggiata. Grazie in una a delle te. città più belle che abbiamo mai visto. Grazie a te che ci hai fatto da cicerone. Grazie Dado della compagnia della passeggiata. L'abbiamo chiusa Dado con 28.000 passi. Io. 26.000, lì è sempre 2.000 più avanti. Boh, che strano. Grazie per averci accompagnato. A Istanbul. Va bene, ci vediamo domani mattina. Ok? Per lasciare la Turchia ed entrare in Bulgaria, mica è finito il giro. Ciao a tutti.